Secondo voi che cosa stanno facendo queste persone sedute in cerchio con gli occhi chiusi? Beh dai, ci sarete già arrivati, però ve lo dico lo stesso, stanno meditando e se stai guardando questo video probabilmente perché almeno una volta nella vita ti sarai chiesto come si fa a meditare? Che cos'è la meditazione? Devi sapere che io non ne ho la più pallida idea. Conosco però una persona che può aiutarci. Lei si chiama Michela e oltre a essere un'esperta di meditazione è stata anche abbastanza folle, in senso buono, da accettare il mio invito a fare questo video. Quindi restate a guardare. Ciao Michela! Ciao Federico, come stai? Bene, grazie per aver accettato di fare questo video. Per me è un gran piacere, lo sai. Allora, io avevo un paio di domande da farti per quello che riguarda la meditazione. Ok, adesso mi emoziono un po' perché devo parlare sicuramente di una parte importante che io sono arrivata a tutto questo, al tema della terapia, al tema del cammino spirituale, del sblocchetto emozionale, lavorando in primo luogo sopra me, quindi mi sono incontrata in una fase della mia vita dove non mi incontravo come persona e quindi ho cominciato a avvicinarmi, o la vita mi ha portato a avvicinarmi a tutto questo mondo. Il Dia del Vesak è il dia, come dico Giorgia, il dia che nació il Buddha, il dia che si iluminó y parece que sea el día también que se fue de la tierra. Entonces es un día especial que todos los budistas tibetanos se reúnen y cantan mantra per 12 ore, 24 ore consecutive. Da quanto tempo mediti tu? Io medito più o meno da 18 anni. 18 anni quando c'è stato il gran cambio della mia vita, quando ho deciso di venire a vivere in quest'isola. Come mai sei venuta a vivere qua? Allora, io sono venuta a vivere in quest'isola spinta da mio papà. Mi è stato proposto seguirlo e ho perso tutte le mie radici, no? Le mie amicizie, la mia casa. Quello che succede a tante persone, soprattutto giovani che si trasferiscono qua, che lasciano tutto là, un po' quello che è successo anche a me. Infatti, e lì c'è stato il mio gran crollo, sia professionale, perché io vengo dal mondo dell'estetica, che comunque culturale, comunque io non mi incontravo più come persona, quindi non sapevo più se ero la Miki italiana all'estero o se ero la Miki quella che si doveva introdurre in questa nuova cultura, e quindi mi sono persa completamente. Ti sei avvicinata a questa pratica di meditare attraverso una tua sofferenza, diciamo, no? Io penso che un po' tutto viene non sopra la fotosofferenza, però per un disagio, una necessità di rincontrarsi, quindi mi è stato proposto di meditare, e questo è stato per me un dramma all'inizio, no? Perché come medito? Sì, perché è proprio quello che volevo chiederti, no? Perché uno quando dice va bene, allora sono stressato, mi hanno detto che devo meditare, no? Mi siedo, mi metto lì e ho voglia di scappare. E cosa faccio? Voglia di che scappare. poi è quello che succede sempre anche a me, no? Io mi siedo in silenzio, mi accendo l'incenso, e poi non so neanche perché mi accendo l'incenso realmente, perché non è che deve per forza esserci l'incenso o la cosina. Io mi siedo lì e che faccio? Quando io ho iniziato e mi sono avvicinata alla cosa più facile da incontrare, una lezione di yoga, e nel momento della meditazione io non riuscivo a star ferma in nessun momento ed ero un po' in imbarazzo con i miei compagni, no? Perché tutti si rilassavano, io no, tanto che non sono più andata perché chiaramente mi è venuto uno stato di agitazione. Certo. Poi mi sono incontrata con delle persone che meditavano e mi hanno insegnato a seguire la mia respirazione, quindi da uscire dal campo mentale e distrarlo più che altro il campo mentale e ingannare la mente a seguire un ritmo. Okay. Questo ritmo fa che la mia stessa vibrazione sia armonizzata, quindi si è calmata, e sono riuscita a entrare in questo stato che poi è additivo. Additivo vuol dire che dà assuefazione, no? Sì, in spagnolo. Ormai non so più cosa parlo, no? E quindi è questo pauta, in questo intermedio tra un pensiero e l'altro, che c'è il vuoto. Ok. E questo stato di vuoto si viene quando la mente si arrende. È una forma di coscienza che ti dà una pace incredibile, e oltretutto ossigenando moltissimo il tuo cervello,
rallentando l'invecchiamento, che questo è super importante per noi donne, no? E per gli uomini anche, rigenera gli organi. Gli uomini più sono vecchi più sono belli. Interessanti. E niente, quindi per te cos'è meditare? Levarsi tutti i pensieri dalla mente, praticamente connettersi con te solo e niente, Svuotare... tutti i pensieri se ne vanno. E mi costava all'inizio abbastanza, poi però con la respirazione ho imparato a dominarla. Quindi adesso tu quanti anni è che lo fai bene, correttamente? Tanti anni. Tanti anni? Sì, ti dico come sono più o meno 10 anni che sono entrato nel campo del Reiki, poi primo livello, secondo, terzo, fino alla maestria. Quindi riposando la mente uno può anche poi fare meglio il proprio lavoro, no? Avere più successo nella vita, molte più forza, più percezione, esatto. Meno stanchezza, sei più brillante, sei più creativo. Ed è per questo che tanti artisti famosi lo fanno questa pratica, usano meditare. Dal momento che tu hai deciso di provarlo, hai già fatto un grande passo, perché ti sei dato un'opportunità. E poi ogni momento è uno scoprire una parte di te che magari non conoscevi. Sempre lo dico, no? È come un viaggio interminabile dentro te stessa, quindi non c'è un inizio e una fine, è sempre uno scoprire cose nuove, un evoluzionare, un crescere, un assaporare un mondo che cerchiamo normalmente fuori e che ce l'abbiamo dentro di noi. È stata un'esperienza fantastica. Ma è tanto che lo fai? Sì, ed è tanto che lo faccio anch'io. Come ti sei avvicinata a questo mondo della meditazione? Sinceramente sono anni che mi sono avvicinata a questo mondo perché mi fa stare bene e lo faccio anche per lavoro perché faccio massaggi olistici anche per terapeutici, quindi lavoro soprattutto con le energie, quindi a livello diciamo sia olistico, emozionale che strutturale, quindi è il mio lavoro. Quindi per te meditare che cos'è invece? Te lo chiedo anche a te. Sì, mi connetto con diciamo una vibrazione più alta che non è quella terrena, quindi ti fa stare solo bene perché ti connetti diciamo con la divinità, con un flusso energetico alto. Per me è molto importante perché lavorando appunto con l'energia, quindi toccando tante persone, facendo messaggi ad altre persone, tu carichi l'energia negativa degli altri e quindi per pulirmi logicamente uso questa tecnica insomma di meditazione. E la meditazione normalmente si consiglia giornaliera, no? Il tuo momento di incontro con te stesso. Possono essere anche solo 5 minuti. Ma certo, può essere anche correndo. Non è detto che devi non è che per forza devi stare seduto, così, esatto. No, assolutamente. O per esempio ci sono persone che meditano mentre lavorano. Inconsapevolmente. Entrano in questo stato di vuoto e creano, per esempio grandi artisti creano in uno stato meditativo. E io penso che questo succeda un po' a tutti, non solo ai grandi artisti, però che la gente non se ne renda conto. No, chiaro. Anche sono una persona che magari sta cucinando a casa ed è lì che è concentrata su quello che fa, cucina, in quel momento sta svuotando la mente ed è una forma di meditazione anche quella. Sì, assolutamente, soprattutto quando hai detto un esempio spettacolare, quello dell'alimento, no? E ricordiamo che le nostre nonne quando cucinavano era un rito, no? Alimentava la famiglia e lo alimentava con un senso di pace, no? E quindi trasmetteva la pace, questo senso meditativo aiutava a rinforzare il grande nucleo familiare. Una persona che si sta avvicinando al mondo della meditazione, tu che cosa consigli di fare? E io consiglio una meditazione vipassana, perché è una delle basi per poter iniziare in questo cammino. Ed è semplicemente seguendo la respirazione, l'aria che entra per il naso, e si introduce nel tuo corpo. E all'exhalare, quindi tirar fuori l'aria, quindi cosa facciamo? Tiriamo fuori l'aria e eliminiamo tutto il tipo di stress. Il stress che incontriamo dentro può essere rabbia, può essere impotenza, può essere stress, può essere angoscia, ansia, perché no? Però cercare di incontrarla dentro e utilizzare la mente come GPS. Quindi porto dentro il prana, quindi l'aria, e possiamo dare anche un colore a questo prana, così aiutiamo ancora di più la mente a creare il colore che entra dentro di te e a tirarlo fuori. Cerchiamo di tirar fuori tutto quello che non abbiamo bisogno realmente, quindi
provocando quindi un'autosanazione del sistema. In questo modo, concentrandosi su quello, si focalizza il pensiero su una sola cosa e si cerca in questa maniera di eliminare tutto quello traffico che c'è. Esatto, soprattutto all'inizio, per poter, come ho detto prima, un po' confondere la mente in maniera che poi non si disperda, no? Perché sennò poi cominci a proiettarti nel futuro, proiettarti si dice in spagnolo però non fa niente, proiettarti nel passato e quindi cominci in uno stato, non so, o depressivo, ansioso, quindi non sei nel qui a ora, no? Nel momento, non stando qui nel momento, e tu non sei più in una meditazione, sei qua fisicamente ma la tua mente continua a lavorare, a vagare e non hai questo stato di pace, no? Quello che realmente non è solo la pace, è un insieme, è uno stato. Estamos velocidad. Los colores que habéis visto que envolvía nuestro cuerpo, ¿qué color era? Azzurro, claro. Io azzurro. Azul. Ma fuerte, sempre azzurro. Verde. Amarillo también. Amor, verde. Amarillo. Amarillo, azzurro. Amor. Amarillo, tú también, bien. Io también amarillo. Poi una cosa che mi ha colpito tanto è che poi tu alla fine della sessione di meditazione hai chiesto ai presenti che cosa avessero sentito e soprattutto se avessero visto dei colori. Sì. E che cosa intendevi con questi colori? E noi siamo formati da un corpo energetico. Il nostro corpo energetico è collegato con un corpo emozionale che si chiama chakra. Quindi i principali sono 7 e il nostro corpo ce n'è 108, anche di più, no? Di più grandi, più piccoli. Quindi ogni chakra si responsabilizza a vivere un'emozione o a trasformare questa emozione. Quindi la persona quando è dentro una meditazione arriva a avere sensazioni o visioni nel nostro campo energetico. Ok. E quindi ognuno può arrivare anche alla prima meditazione, erano delle persone che erano poco che meditavano, sono arrivati a questo livello, ma arrivano perché la mente si addormenta, si arrende. Si arrende, ok. E quindi tu entri a toccare o a vedere quello che c'è dentro, quindi cominci a toccare campi che tu non pensi di avere. Il colore va sul chakra, il chakra alimenta gli organi e lì è veramente quando c'è un'autosanazione, no? Com'è andata questa meditazione all'aria aperta? Benissimo. Ma non le fai spesso le meditazioni all'aria aperta? Quasi mai. È una delle poche volte ho avuto la fortuna di assistere. Esatto, e abbiamo provato questa esperienza, ci è piaciuta tanto, è stata bella in occasione del Vesak, che oggi è Che cos'è? Che prima l'hai spiegato un po'. Il Vesak è praticamente il giorno che è nato il Buddha. Ah, ok, quindi è il giorno che si illumina. È per quello che avete messo quelle offerte in centro prima. Esatto. È il giorno che praticamente si considera che sia il giorno che ti sia mancato, quindi lo stesso giorno che è nato è morto. Senti, come ti fa sentire aver creato una bella community come quella che c'hai dietro le tue spalle, di gente appassionata che vuole meditare? Io mi sento felice più che altro perché si trasmette felicità e basta, e quindi una sensazione di abbracciare, non di possedere, ma di abbracciare delle altre anime, e sembra che l'ambiente sia favorevole. Infatti. Comunque, se vivete quindi qua in Tenerife o se verrete qua in vacanza e volete contattare Michela per fare della meditazione o avvicinarsi a questo mondo, io vi lascio poi tutti i link in descrizione del video per poter arrivare a lei e a quello che Bellissimo Federico, grazie. Grazie a te. Grazie da parte di tutti, no? Perché comunque credo che è un messaggio anche divulgativo per chi vuole fare un salto quantico nella sua vita. Sì, no? Magari vedi questo video, lo guarda una persona che ha bisogno di questo e magari anche fare del bene agli altri attraverso questo video. Io credo che il miglior maestro siamo noi stessi, quindi non è importante con chi lo fai, ma è importante farlo. Ok,
qué es para ti la meditación? Tiempo para mí y también para ver dónde estamos. Sí. Mira, el pelo está así. No, de ver, no te puedes ver. El pelo está así. Vale. ¿Sabe que eso? Por eso, para sentir. La energía de la tierra. Exactamente, Vale. para sentir. Y mira, estoy riendo, eso. Y quita la rabia de dentro, quita el estrés y bueno, ya sta. È un atto d'amore a te stesso e quindi te lo devi, perché comunque sei vivo. E devi gioire di questa vita, no? E non abituarti a soffrire per andare avanti, ma magari cambia il chip, magari divertiti e ridi e gioisci e vai avanti, È vero, è vero. Grazie mille. Grazie a te Federico di tutto. Ciao, Un piacere. Ciao. Anche per me. Ciao. Grazie Michela, adesso ho le idee molto più chiare. Mi hai fatto capire quanto è importante questa pratica e che inconsciamente, almeno una volta al giorno, tutti noi ci ritroviamo a meditare mentre facciamo le cose che più ci piacciono, come ad esempio cucinare o disegnare o dipingere. E volevo ringraziare anche tutte le persone che in questo video hanno deciso di condividere con noi le loro emozioni e i loro sentimenti. Grazie e ciao!